Ciao a tutti ragazzi, come promesso volevo presentarvi questo mio amico, il Prophet Rev 2 della Dave Smith. Questa demo, cioè questo video lo sto facendo perché alcuni di voi mi hanno detto: ho visto che là dietro hai un Prophet Rev 2, perché non fai una demo? Sì, esatto, eccoci qua. Poi l'avete già sentito con Leif, abbiamo fatto quel video l'altro giorno, quel tributo a Mac Miller, e l'avete sentito già che è bello cattivello. Comunque ne faremo altri, quindi lo risentirete in ambito live suonare. Leif ha lasciato qui la batteria, quindi questo avrete visto già delle recensioni, tantissime. Io volevo proporvi un discorso che è un po' quello che è successo a me, cioè nel senso, la sensazione che ho avuto quando l'ho preso, adesso scoprirlo insieme sembra una roba quelle robe televisive, scopriamo insieme. No, in realtà è per dire, vorrei che capiste cosa ho provato io quando l'ho provato, quando l'ho portato a casa, quando ho iniziato a lavorarci, a suonare. Allora, il primo suono che si incontra, il primo proprio preset, si chiama Los Vangelis 2041, e quindi è abbastanza evidente, insomma, si tratta di queste cose. Ecco, la cosa bella di questo strumento è che da una cosa si arriva facilmente ad un'altra, nel senso che, come tutti i bei synth, quelli belli davvero, il bello è proprio sperimentare e lentamente farsi venire delle idee. È quello che l'arpeggiatore è comodissimo, potete scegliere tutto facilmente, dalla velocità fino alla divisione, fino poi per arrivare a tutti i parametri che riguardano la scelta del disegno. Ecco, poi c'è la sezione degli effetti, che è comodissima, perché per esempio in questo caso io ho il mix del delay qui, perché ho la selezione dell'effetto, poi ho il mix qui e poi ho due parametri che sono assegnabili all'effetto, e per esempio questo è il feedback. E quindi sfruttando l'effetto comincio una volta sincato l'effetto, tutto comincia a girare. Insomma,
partendo da qualsiasi suono si fa un bias attorno a quello che era. Ma una delle cose più belle è il fatto che anche utilizzandolo in modo, diciamo così, tradizionale, quindi con suoni abbastanza tradizionali, come possono essere questi, degli strings, non so come spiegarmi, ma quando si produce con questa tastiera, ci si mette a lavorare su un arrangiamento, su un brano, cioè si possono utilizzare anche questi suoni, quelli diciamo un po' più tradizionali, e si ha sempre la sensazione che ci sia un approccio moderno. Questa è una cosa della quale ringraziare chi fa queste tastiere, perché in realtà è molto facile cascare per quelli come me, insomma, che hanno ascoltato la musica negli anni dello sviluppo dei sintetizzatori. Viene anche un po' la voglia di tornare lì, e questo te lo permette, però nello stesso tempo dà una pasta diversa. Uno dice sì, perché è nuovo, sì, però non tutti hanno questa caratteristica, ha un piglio comunque moderno e innovativo. E poi questo rapporto con la tastiera è bellissima, è estremamente espressivo, aftertouch, dinamica. Quello è un grande punto a favore, perché il rapporto tra i tasti, la tastiera in sé e la velocity, per esempio, per certi suoni è bellissimo, e i suoni. Poi una cosa fondamentale, questi sono due sintetizzatori in pratica, nel senso che si possono fare sia suoni come in questo caso, che tra l'altro cioè da quel tipo di suono, quindi il lead, i pad, che possono essere dei layer oppure dei singoli, a queste cose abbastanza tradizionali, ma volendo ci sono i layer. Qui abbiamo lo split da una parte e dall'altra, sono due synth separati, un po' come il Super JX, un po' il Roland. Funziona un po' come quello. La cosa bellissima è che questo dal vivo, live, questa è una risorsa incredibile, perché voi potete splittare, potete fare dei layer dove dosare, poi anche tutti questi controlli di cui abbiamo parlato sono a portata di mano, ed è fantastico, fenomenale. Chiaramente dal vivo lo split è importante. Poi vabbè, c'è da dire che al di là di tutti questi aspetti, la cosa sulla quale immediatamente si mettono le mani è questo filtro, che è fantastico, veramente. Appena si tocca ci si rende conto immediatamente della bellezza di questo filtro qui. È immediatamente, come si può dire, i synth belli hanno i filtri belli, quindi quando metti le mani su un filtro così è bello, perché ogni volta appena lo sfiori lui, e poi è musicale, si muove in modo musicale, organico, bello, e questa cosa qui è veramente impagabile. Allora, abbiamo detto tastiera meraviglioso, tutti i controlli, arpeggiatore, c'è anche il sequencer, anche il sequencer che c'ha veramente proprio Milano, però sono milanese, cosa devo fare? 4 LFO, c'è tutto quello che vogliamo, DCO, quindi bello intonato sempre, tutto a posto, c'è tutto quello che serve è abbastanza portatile, abbastanza piccola, c'è tutto quello che serve per un sintetizzatore portatile, live, studio, quello che volete, te lo porti dietro con la borsa, vai in un altro studio, lavori, hai i tuoi suoni. È veramente completo per essere una macchina che costa, questo è un 8 voci, costa intorno ai 1.300-1.400 euro. Considerate che c'è anche la questione che
appunto, questo è un 8 voci, se mettete la scheda con altre 8 voci diventano 16 e lì quando fate dei layer e volete magari sfruttare un pochino la polifonia non ci sono problemi. Questa è un'altra delle cose bellissime di questo sintetizzatore. Ho sentito qualcuno dire che va bene per i paddoni, per quelle cose lì, ma io l'ho trovato in realtà estremamente bilanciato. Mi smentirete, ma io credo che questo sia molto versatile in realtà, perché comunque si va da qui fino ai suoni. Ecco, che dire, io spero di essere stato esaustivo. In realtà questa è una tastiera, se ci si mette lì non si finisce mai. Da ogni presetto, anche da zero, si comincia a costruire e si arriva un po' dappertutto. Ora, quello che farò è lasciarvi con un brano. Spesso faccio questa cosa di suonare gli strumenti insieme agli altri strumenti oppure da soli, facendo tutto con una. Questo per far sentire come suonano, come si impastano, faccio il possibile, insomma, per portarvi il mio modo di valutare uno strumento che non è in solitudine, ma è poi in un contesto. Questa volta lo propongo in questa veste, diciamo, elettronica, per far sentire quanto questo strumento sia espressivo e dinamico. Vi saluto, vi ringrazio come sempre. Spero che i miei video vi possano divertire, essere utili e iscrivetevi se non siete iscritti. Siamo sempre di più, io sono felice e se voi siete contenti sono contento anch'io. Un abbraccio. Ciao ragazzi.